La battaglia di Kurukshetra, che è l'inizio dell'attuale era del Kali Yuga. Nel poema epico del Mahabharata, Kurukshetra, che significa campo della giustizia, fu il luogo che vide 5.000 anni fa la battaglia epocale su cui fu combattuta una guerra che oggi diremo mondiale, tra due rami reali della dinastia dei Kuru. Le due fazioni che si confrontarono erano i Pandava e i Kururava. I Kururava avevano abbracciato l'inganno, il male, il caos, compiendo ogni sorta di deprecabili azioni illegali. I Pandava, invece, difendevano il Dharma, la legge, la giustizia e la verità. Erano paladini dell'ordine e della giustizia. Il Signore Krishna, che qui nella Bhagavad Gita è la persona suprema, sulla base di un accordo offrì il suo esercito ai Kurava, mentre si offrì di essere il personale auriga del campione dei Pandava, Arjuna. La Bhagavad Gita è un capitolo del grande poema epico collocato al centro come un prezioso gioiello incastonato e parla dell'insegnamento spirituale che Krishna impartì al suo sincero discepolo e amico Arjuna. Questo insegnamento in realtà è rivolto ad ogni uomo di buona volontà. La Bhagavad Gita inizia vedendo Arjuna, prima della battaglia, porsi su un carro fra i due eserciti che si sarebbero di lì a poco fronteggiati. Preso da sconforto nel vedere fra ambo gli eserciti moltissimi amici e parenti che avrebbero di lì a poco dovuto uccidere, un sentimento di grande sconforto e di pietà lo stava rendendo impotente all'azione. Per tale motivo voleva deporre le armi e non combattere. A questo punto Krishna, che è la parola divina, si rivolge ad Arjuna con queste parole. Sebbene, amico mio, tu dica sagge parole, ti affliggi senza ragione. Il saggio non si lamenta mai, né per i vivi né per i morti. Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo, io e tu e tutti questi re, e mai nessuno di noi cesserà di esistere. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Un migliore fra gli uomini, chi non è distratto né dalle gioie né dai dolori, ma rimane sereno e risoluto in ogni circostanza, è degno della liberazione. Sappi che nulla può distruggere l'anima, essa è indistruttibile, eterna e senza dimensioni, perciò campione combatti. Ignorante è colui che crede di uccidere o che è ucciso. L'anima che nasce e non muore, non ebbe inizio e non avrà fine, perciò non muore quando il corpo muore. La morte è certa per chi nasce ed è certa la nascita per chi muore. Perciò non dovresti lamentarti, ma compri il tuo dovere di guerriero. Tu dovresti sapere, come guerriero, i tuoi doveri e che non c'è miglior impegno per te se non quello di combattere, secondo i principi del Dharma. Quindi non puoi esitare. O Arjuna, felici sono i guerrieri a cui si offre l'occasione di combattere, poiché si aprono per loro le porte dei pianeti celesti. Ma se rifiuti di combattere questa giusta battaglia, certamente peccherai per aver mancato il tuo dovere e perderai l'anima e la fama di eroe. Gli uomini parleranno per sempre della tua infamia, e per chi ha conosciuto l'onore come te, il disonore è peggiore della morte. O Arjuna, se muori combattendo, ti apriranno le porte dei regni celesti. Se vivi, godrai di una vita nel Dharma. Il messaggio spirituale che Krishna dà ad Arjuna all'inizio del suo insegnamento è chiaro e semplice.
La società umana si mantiene su dei principi fondanti e regolatori, che è il Dharma, che sono il riflesso di quelli che sostengono e governano questo universo. Colui che ha stabilito le leggi universali ha pure stabilito quello che regolano la crescita della società umana. Senza queste leggi vi regnerebbe solo il caos e il disordine più assoluto. L'uomo deve quindi avere come stella polare l'ordine cosmico. Perciò, ogni qualvolta che l'ordine sociale è messo in discussione, si ha il dovere morale e civile di intervenire per opporsi. Lo deve fare, lo deve compiere appieno il suo dovere a cui la vita lo ha destinato. Diversamente l'azione abbraccerà l'azione del male. L'azione dell'uomo può essere pura o impura e peccaminosa. Quando l'azione è pura, volge al Dharma, quando è impura, al caos o adharma. Comunque i frutti delle sue azioni saranno sempre destinati all'uomo che li ha prodotti e solo lui dovrà gustarne il sapore. Molto calzante, per quanto è stato detto, c'è un vecchio proverbio popolare che da noi si dice: chi semina vento raccoglierà tempesta. In 5.000 anni di storia l'uomo nel suo cuore non è cambiato. È sempre in bilico fra la salvezza e la dannazione. Se perde la stella polare che è il Dharma, la sua fine sarà certamente il caos. Che società lascerà in eredità ai figli e nipoti? Il disordine e l'ingiustizia? Comunque se guardo ciò che viene propinato dai media vedo un orizzonte cupo, presagio di forti tempeste in arrivo.